Benvenuti, buonasera. Ecco, volevo fare un video sulle particles. Vedete, questa ad esempio è una fontana di particles che ha fatto Milo e che mi ha gentilmente dato lo script. Vedete che adesso è un pochino bruttinina, nel senso che mancano tutte le cose attorno, ma vi assicuro che fa il suo effetto. Questo tipo di cose si possono fare con le particle e noi cercheremo di vederle, di vedere come fare dei giochi di particles su OpenSim. Quindi apriamo, ecco, il nostro OpenSim. Vedete che qui abbiamo un cannoncino che spara particles. Ora, il cannone, che può essere un prim qualunque, spara particles lungo la sua direzione z. Adesso qui sono le world, quindi prendiamo local per vedere qual è la sua z, quindi vedete che spara lungo la direzione z. Okay? Quindi qualunque oggetto lungo la sua direzione z può sparare delle particle. Ora vediamo come si fa a sparare particles. Occorre avere uno scriptino di partenza che allegherò al video. Questo script che vedete qua fondamentalmente lancia, fa questa istruzione che è un LL particle system in cui manda un insieme di parametri che adesso andremo a esplorare. Per semplicità lo script usa i parametri in cima che andiamo a modificare gradualmente. Quindi vedete che ci sono ad esempio il pattern che viene usato sotto dallo script, eccolo qua, il pattern, i flags, l'età delle particelle, il colore, insomma, e via discorrendo. Vediamo uno a ciascuno queste cose qua. Allora, la prima cosa da vedere è come l'oggetto emette le particelle. Vedete che noi abbiamo una serie di particelle emesse lungo la z. Ora, il fatto che siano emesse lungo la z, quindi in questo modo, quindi tra l'altro se io giro vedete che se lo giro lui emette sempre lungo la z. Posso cambiare tutta una serie di particolarità di queste cose qua. Ad esempio, adesso vedete che le particelle vengono sparate con una certa velocità. La velocità è definita da questi parametri max speed e min speed. Quindi adesso fa 1 metro al secondo. Se noi vogliamo fare le particelle più veloci possiamo fare 10 e 10, quindi velocità minima massima particelle sparate. Quindi le particelle usciranno, vedete, molto più veloci. Infatti sono talmente veloci che non si vedono. Conviene metterle un po' più lente, quindi se io metto velocità minima massima uguali 0,1 sono particelle lente. Vedete che adesso le particelle escono lentamente. Ora, quante particelle escono viene definito da questo qua, part count. Quindi se io qui invece di 10 particelle metto 1, verrà generata una particella ogni burst. Vedete che qui c'è, ogni tanto lui genera una particella, e la frequenza con cui vengono generate particelle dipende da questo burst delay, quindi 0,1 per 1, ma se noi mettiamo 0 otteniamo la massima densità di particelle. Vedete che ne emette tantissime, tante. Se vogliamo avere tante particelle dobbiamo dire non una ogni burst, ma dobbiamo mettere ad esempio, come ho messo all'inizio, 10 o anche 100, quindi così abbiamo la quantità massima di particelle. Infatti vedete che questo potrebbe creare un po' di lag sul client. Comunque fissiamo a 10, velocità facciamo 1 e velocità 1. Se noi invece di mettere la velocità, quindi torniamo alla particella originale, se noi gli mettiamo come velocità iniziale e finale 0, la particella verrà emessa ma rimane ferma. Vedete che rimane ferma? Quindi rimane una particella, vedete in questo caso è semplicemente una specie di quadratino, che questa è la particella che viene emessa e rimane ferma. In questo caso posso avere una particella, ecco, così possiamo vedere un attimino questa particella. Vedete che la particella in realtà è una texture che è bidimensionale e si vede uguale da tutti i lati.
Se la volessi un po' più grande, posso agire sulle caratteristiche di dimensione. Adesso vedete, questo è 0,04, il minimo possibile. Io potrei dire che invece di 0,04 la voglio particella lunga 1 metro per 1 metro. Allora, il minimo è 0,04 e il massimo è 4 metri. Quindi facciamo particella che viene generata, tutte le particelle vengono generate larghe 1 metro. Quindi ecco, vedete che abbiamo la particella un po' più grossa e questa diventa particella lunga 1 metro. Quindi questo è anche un sistema che a volte viene usato per fare dei quadri fermi che si muovono, cioè che si vedono dei cartelli che si vanno da tutte le parti. Ovviamente se qui al posto di quella particella ferma posso mettere una texture, quindi una texture, proviamo a prendere una texture del mio armamentario, ad esempio questa, gli mettiamo la UID e questa UID la mettiamo nella texture qua. Quindi la texture gli mettiamo questa texture e quindi qui al posto di visualizzare una particella vuota visualizza una texture a piacimento che apparirà quando poi avrà voglia. Se magari questa, ecco, sta arrivando, ci è impiegato un attimino ad arrivare, comunque vedete che arriva la texture. Questo qui è l'effetto che dicevo quando si decide di arrivare, quindi la velocità di rendering delle texture in Second Life. Possiamo prendere anche una texture, questa che sicuramente c'è, questa qua, ah no, c'è, ecco, è arrivata. Quindi vedete, questo è un testo, un libro. Questo è anche uno dei modi per usare le particelle per presentare dei libri, che è un esempio. Ma torniamo alla versione originale in cui al posto della texture cancelliamo, quindi viene una texture, una specie di particella, questa. Ok? Vedete che adesso c'è la particella vecchia e vengono generate le nuove particelle, tra un po' se ne andrà anche la vecchia. Allora, la vita della particella è definita da questa, part age. Quindi quanto dura una particella? Dura 10 secondi circa. Qui può durare da 0,01 a mi sembra 60 secondi circa. Adesso vedremo la durata un po' come cosa vuol dire. Comunque adesso le dimensioni magari le diminuiamo leggermente, quindi anziché facciamole piccolette per il momento, quindi 0.1, 0.1. Ecco, qui possiamo fare le particelle che cominciano nella loro vita piccole, quindi 0,1 per 0,1, lo 0 finale non interessa, e si aumentano man mano fino ad arrivare a 0. Quindi se noi salviamo questa cosa qua, vedete che vengono emesse delle particelle, su cui magari ci sono tante. Ok, beh, già si vede, vedete che sono particelle che sono inizialmente piccole e che poi si ingrandiscono. Per poter vedere l'ingrandimento bisogna abilitare nei flags il interp scale, questo, quindi qua tolgo doppia barra e a questo punto dovrebbe funzionare, quindi parte piccola la particella e man mano si ingrandisce. Possiamo vederla un pochino meglio queste particelle che si ingrandiscono facendo in modo tale che il proiettore spari, cioè effettivamente invece di rimanere fermo gli diciamo che sparano. Quindi 1 a 1, vedete che a questo punto si capisce che la particella nasce piccola e poi man mano si ingrandisce. Ok, vedete? Quindi tipo un raggio. Oppure possiamo fare il contrario, la particella che nasce dimensione 1 per 1 e si diminuisce fino al minimo possibile, che è 0.04. 0.04, quindi vedete questo è il raggio.
parte grande diventa piccola. Ok, magari il raggio grosso così non è il caso, facciamo 0.1 e 0.1, quindi qui otteniamo un raggio. Okay. Però per armi e cose del genere vedete che sono quindi particelle che man mano rimpiccioliscono. Ok, ora tutto questo l'abbiamo fatto con un pattern, questo che si chiama pattern angle. Allora, il pattern angle presuppone che si dia un angolo di uscita. Allora, l'angolo di uscita attuale è 0, 0. Allora, 0, 0 vuol dire che vengono emesse tutto lungo l'asse Z. Se invece di 0, 0 qui metto 0 e P mezzi, che è l'angolo 90 gradi, allora mettendo P mezzi, vedete che le particelle vengono sparate lungo un angolo piano, tutte a praticamente P mezzi 90 gradi in un lato e 90 gradi nell'altro. Vedete che se lo guardo di profilo vedete che vengono emesse lungo un piano. Questo è già un effetto interessante. Se invece di dire di metterlo lungo il P mezzi dico lungo P vuol dire 180 gradi, quindi vengono emessi su un piano però su tutta la circonferenza 360 gradi. Questo è anche un effetto. Per aumentare l'effetto, quindi se volessi proprio che copra tutto il piano, possiamo aumentare le particelle e mettere ad esempio 1000, e così otteniamo, vedete, un effetto abbastanza carino con cui queste particelle vengono emesse e provocano degli effetti abbastanza carucci. Tra l'altro questi effetti si godono meglio di notte, in questo caso, vedete, quindi qui abbiamo una specie di cintura asteroidale. Vedete che le particelle sono bianche, ma è possibile, ad esempio, dirgli sono bianche perché si illuminano, ma io potrei togliere la caratteristica di illuminazione, quindi togliendo questa particolarità, quindi diventano opache. In questo caso le particelle riflettono il colore circostante, quindi di notte c'è qui questa sim c'è, la sim è più o meno viola, ma di giorno vedete che rimangono un po' chiare perché riflettono un po' il cielo, insomma. Se voglio che le particelle abbiano una luce propria, devo fare emissive mask. E così abbiamo emesso questa cosa qua. Se vogliamo, quindi questo, abbiamo analizzato il PSys Search Pattern Angle. Possiamo usare il PSys Search Pattern Angle Cone, quindi anziché farle piatte, le facciamo lungo un cono, e magari questa volta invece che da 0 a P le facciamo da 0 a P ottavi, quindi che è 45 gradi. A questo punto vedete che viene messo un po' di meno di 45 gradi. Vedete che le particelle vengono tutte sparate praticamente a P ottavi, e questo angolo qua che sarebbe a metà di 45 gradi. Sì? Beh, in totale questo credo che sia proprio 45 gradi, però vengono messi su un cono, quindi vedete che non c'è un piano di esplosione. Magari si vede meglio mettendone ancora di più, tipo 10.000. No, 10.000 è troppo, mettiamo 4.000. Ok, tenete conto che normalmente il massimo di particelle producibile è 8192, quindi adesso stiamo producendo veramente tante. Quindi conviene rimanere un po' bassi nella generazione, quindi facciamo 100 a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Ora vedete che le particelle vengono sparate e hanno una certa direzione. Noi possiamo dire che le particelle subiscono una push, un'accelerazione verso il basso, quindi simulare la gravità. Quindi possiamo dire ad esempio 0,0 meno 0,1. In questo caso cosa succede? Che le particelle emesse dovrebbero andare anche verso il basso. Vedete che in effetti vanno un po' verso il basso, però con un'accelerazione non potente. Se gli metto meno 1,
l'accelerazione è un po' una specie di gravità delle particelle, diventa più grossa, quindi vedete che le particelle cadono subito verso il basso. Quindi un po' questa potrebbe essere tipo una fontanina. Qui si può giocare molto sulle velocità, sull'accelerazione, eccetera, e anche sui colori. Vedete che qui, ad esempio, il colore di partenza è definito come bianco e il colore di arrivo è definito come giallo. Però per poterlo abilitare occorre dirgli di fare l'interpolazione del colore, quindi bisogna abilitare nel flag il PC Part Interp Color Mask e a questo punto vedrete che le particelle iniziano bianche e terminano gialle. Quando si abilita anche l'interpolazione di colore, vale anche l'alfa. Adesso qui vedete che partono opache e terminano con l'alfa 0, quindi tendono a svanire. Ma se gli diciamo che invece rimangono visibili, senza trasparenza, vedete che le particelle gialle saranno più visibili, più belle da vedere, cioè insomma più visibili. Qui si può giocare sui colori, begin and color, e si può giocare, l'avrete capito ormai, sul anche start size, quindi se adesso partono piccole e diventano ancora più piccole, ma se noi possiamo anche farle partire strane, nel senso che possiamo dirgli ad esempio che partono lunghe 4 metri lungo l'asse X, ok? Quindi partire 4 metri lungo l'asse X vuol dire che sono, vedete, che partono in questo modo qua e poi si restringono. Oppure possiamo dire 0, 0, 1 che partono 4 metri sull'asse Y e quindi diventano verticali e tengono generate praticamente, ecco. Quindi questo è un altro effetto. Dal punto di vista artistico tutte queste cose qua sono interessantissime, vedete perché ci sono dei casi in cui si vengono fatte delle cose che partono molto larghe in un senso e poi nell'altro, quindi 0, 0, abbiamo detto 4. Ok, questi qui partono praticamente, vedete che partono verticali e poi diventano orizzontali man mano che fanno la loro vita. Forse per vederle meglio bisogna alzare un pocuccio World, che vedete che hanno, cioè partono così e finiscono così. Qui ci sono tante, magari mettiamo un pochino di meno per vederle un pochino meglio, ecco. Poi magari possiamo anche fare il bit delay 0,1, quindi facciamo generare un po' di meno, ecco, vedete, adesso qui è un pochino più chiaro. La vita possiamo anche diminuirla, quindi legge anziché 10 secondi facciamo ad esempio un secondo, vedete che praticamente ha una vita, forse un secondo, diciamo 3 secondi, così hanno il tempo praticamente di evolversi. Vedete che partono e poi tendono a spiattellarsi in basso. Ma anche qua tutto un discorso di, se l'età la mettiamo molto piccola, tipo 0, le particelle nascono e muoiono immediatamente e hanno questo effetto, ecco, vedete, che assomiglia alla pioggia, appunto, oppure 0, 1. Quindi tipo le piogge vengono ottenute con questi sistemi, cioè usando particelle di questo tipo. In realtà le piogge di solito vanno da 4 e si riducono, tipo questo rimangono 0,04 e qui magari invece di 4 vanno a 1. Ecco, questo è un effetto di pioggia. Ok, teniamo un attimo la pioggia, quindi notate che abbiamo queste caratteristiche di particelle che durano in questo caso pochissimo, ma possiamo farle un po' più lunghe, quindi partage facciamo 2 secondi, ok,
quindi vedete che si dipanano in quel modo lì. Torniamo invece a particelle tradizionali, quindi particelle ad esempio molto piccole. 0.04. Ok, queste sono particelle un pochino più tradizionali. Vedete che vengono emesse particelle molto piccole che vengono buttate. Ne mettiamo un pochino di più per vederle meglio, al solito. E magari anche il bid line ne mettiamo 0, così vediamo un flusso abbastanza feroce di particelle. Allora, queste particelle qua abbiamo detto che allora, hanno una certa velocità, max speed e min speed. Trasparenza abbiamo già visto come funziona. Magari il push lo mettiamo 0.5, così magari rimangono un pochino in volo un po' più lungo. E la age facciamo 10. Ok, quindi abbiamo vedete queste particelle emesse che viaggiano e fanno il loro effetto. Qui possiamo anche vedere delle cose un po' particolari, ad esempio c'è il bounce mask, che è un sistema caruccio che permette di far rimbalzare le particelle quando arrivano allo z dell'oggetto che le ha emesse. Quindi lo facciamo, salviamo. Ecco, vedete che praticamente le particelle vengono emesse e quando vengono emesse arrivano a livello di z, rimbalzano e quindi ottengono questo effetto tipo cascata, che non è male. Quindi che poi praticamente dà un buon effetto. Qui abbiamo visto anche il bounce mask. Se abilitiamo il wind mask, questo qua, le particelle sono soggette anche al vento della sim, cioè ogni sim in Second Life in OpenSim ha un vento e vedete che quindi praticamente viene influenzato anche da questo vento. Rimettiamogli dimensioni un po' più grandi perché sennò queste non si vedono da lontano. Ecco, e così si vede un po'. Ed è che così si possono fare veramente dei fuochi d'artificio o cose del genere. Gli effetti diciamo allora magari qui il max speed possiamo anche mettergli un po' di più, tipo 3 e 3, così dovrebbe sparare molto. Ecco, vedete che spara. Qui prima non ho spiegato, comunque se si mettono un min speed diverso, allora alcune particelle avranno velocità iniziale minore, quindi adesso ho messo 1, 3, quindi potranno cadere prima, quindi qui c'è un effetto, si può controllare quanta parte dello spruzzo cade. Mettiamo ancora il 3 e guardiamo un momento invece dunque qui segue ancora il vento. Allora seguire il vento vuol dire che praticamente se noi lo guardiamo ogni tanto cambia un po' direzione a seconda del vento. Probabilmente bisogna metterci una speed un po' più bassa, così viene influenzato meglio dal vento. Ok, gli ho messo una speed bassa. Qui in teoria ogni tanto dovrebbe cambiare direzione. Ok, togliamo l'interpolazione del vento, messa sola, teniamo queste interpolazioni qua. Proviamo a vedere invece un esempio che è il PC Search Pattern. Abbiamo visto l'angle cone, vediamo invece il explode. Allora, l'explode viene molto usato per fare dell'esplosione a 360 gradi. Vedete che viene esploso a 360 gradi e poi il tutto è soggetto alla gravità che era il push questo,
Se io gli metto 0, se metto gravità a 0, le particelle rimangono, vedete, vengono, qui non cadono giù, quindi ho ottenuto una specie di esplosione di supernova. Questo è un effetto anche molto molto interessante. Se la velocità con cui vengono emesse è 0, le particelle dovrebbero stare, ecco, vedete, vengono generate attorno all'oggetto e qui a questo punto analizziamo appunto dove vengono generate le particelle. Vedete, vengono generate, rimangono costanti, quindi questo potrebbe essere un pianeta, ma possiamo anche